Pronti ad andare alla scoperta di Norimberga nella splendida Baviera, in pieno inverno, scoprendone tradizioni, luoghi emblematici, specialità e tanto buon gusto? O ancora, visitare l'affascinante borgo di Rottenburg-Obertauber, con le sue case pittoresche a graticcio, le viuzze acciottolate, le romantiche anse del fiume e la soffusa illuminazione notturna. Rottenburg, la principale attrattiva turistica della strada romantica, un itinerario lungo più di 300 km che collega le più belle località della Baviera, dalle maestose Alpi del sud alla dolce valle del Reno a nord. Una località che ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Accompagnateci in questo viaggio alla scoperta di questi sorprendenti luoghi che hanno tanto da raccontare. Giunti all'aeroporto Albrecht Dürer di Norimberga, prima di prendere la metropolitana, acquistiamo i ticket dalla macchinetta per la corsa in metro, che troverete uscendo dall'aeroporto, al costo di 3,70 € a persona. Dovrete prendere la metro U2, che vi porterà in centro. Vi consigliamo di trovare alloggio nella zona Plörer, che strategicamente è vicina sia al centro che alla stazione ferroviaria. Più precisamente abbiamo soggiornato al B&B Hotel Nuremberg Plörer. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Per saperne di più, vi consigliamo l'app Nuremberg per conoscere orari di mezzi pubblici, acquistare biglietti e altro ancora. La visita del centro storico di Norimberga parte dalle possenti mura di cinta, erette tra il XIV e il XV secolo, che, estendendosi per 5 chilometri, racchiudono la parte più antica della città. La via principale è la Königstrasse, che inizia dal Fürkentorturm e corre lungo il centro storico. Durante la passeggiata è opportuno visitare però la chiesa gotica di San Lorenzo, la cui costruzione iniziò nel 1280 per concludersi alla fine del 400 con l'aggiunta delle 2 possenti torri campanarie. Da ammirare all'esterno il doppio portale. La chiesa fu costruita come basilica gotica nel 1250. Immaginate che coincidenza, era l'anno in cui moriva l'imperatore Federico II di Svevia. La chiesa di San Lorenzo è stata una chiesa evangelica luterana dal 1525. Vi troverete famosi lavori artistici medievali e la più grande installazione dell'organo in una chiesa protestante in Germania. Inoltre potrete ammirare l'Annunciazione, il saluto dell'angelo a Maria realizzato dallo scultore Veit Stoss nel 1517. Diverse sono le arterie della città che hanno da offrire tante curiosità. La Luitpoldstrasse, con il Neues Museum di arte e design moderno e contemporaneo. Per gli amanti della lettura, una libreria di pura classe, con un fedele amico dell'uomo a dare il benvenuto. O ancora, per gli appassionati di fumetti, troverete un negozio a 4 piani, a tema, che offre diverse possibilità, per ogni gusto, anche i più complessi. Dai fumetti di ogni nazione, action figures, giochi, abiti medievali e altro ancora. Per gli amanti del tè troverete un tea shop dedicato dove acquistare infusi da tutto il mondo e teiere particolari. Oppure ristoranti alternativi multietnici.
La zona pedonale inizia in Ludwigplatz, con la possente Torre Bianca, adornata con 3 scudi che decorano la facciata con i simboli di Norimberga e l'aquila imperiale che sostiene 2 leoni. Oggi la torre è utilizzata come ingresso alla metropolitana. Di fronte, da ammirare, l'imponente carosello del matrimonio. La fontana monumentale disegnata da Jürgen Weber nel 1984, che raffigura i momenti della vita, sia positivi e negativi, del matrimonio. La fontana monumentale descrive la movimentata azione collettiva dei personaggi. L'atmosfera che si crea dal giorno alla notte cambierà, offrendovi diverse sfaccettature nella visione. Inoltre, la varia umanità che rende viva questa via le conferisce un'anima particolare. Ben Hayati Bilgiç. İtalyan kardeşlerimize selam olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Roberto, Romania. La Mulciani. Nome? Il mio nome è Giovanni, io sono nato in Sardegna, sono qui da bambino. I 4 Mori. 4 muri, sì. La piazza principale è la Hauptmarkt, che fin dal Medioevo è il principale punto di incontro della città. Ogni anno, nel mese di dicembre, qui si svolge il Christkindlesmarkt, il più famoso mercatino natalizio della Germania. Christkind è una delle figure emblematiche del Natale tedesco. Ha le sembianze di un angelo con corona e bacchetta stellata. Si tratta di una ragazza che viene eletta ogni 2 anni dalla città, una vera ambasciatrice del Natale, incaricata di portare i doni ai bambini in alcune regioni della Germania, al posto di San Nicola o del più americano Santa Claus. Inaugura ogni anno le festività natalizie, leggendo un testo del drammaturgo Frederick Bruger. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Lo Schönenbrunner, un'originale fontana a forma di pinnacolo di 19 metri di fine 300, domina lo scenario della piazza. È impreziosita da lavori di alta oreficeria con statue di eroi pagani e cristiani, ma anche Mosè e i 7 profeti, i padri della Chiesa e i 4 evangelisti. La tradizione vuole che facendo roteare i 2 anelli di ottone incastrati nella griglia di recinzione porti fortuna.
A pranzo siamo stati al Brotfuss Roslen, nel più antico ristorante di Norimberga, poco distante dalla chiesa di San Sebaldo. Nel 1480 viene menzionato per la prima volta il locale. Nel 1600 invece i clienti abituali sono il famoso Albrecht Dürer, pittore e incisore, l'architetto Adam Kraft, lo scultore Peter Vischer, che ha realizzato tra l'altro la tomba di San Sebaldo, patrono della città di Norimberga, che vi faremo vedere a breve, e ancora Willibald Pirkenheimer, famoso umanista, politico e giurista tedesco. Ancora oggi il ristorante offre varietà di cibi tradizionali. È obbligatoria però la prenotazione sul sito. Tutti i mercatini di Natale in Germania chiudono il 24 dicembre, perché per tradizione i tedeschi festeggiano la celebrazione alla vigilia. Abbiamo avuto l'occasione di essere il 24 dicembre qui a Norimberga, percependone l'atmosfera, visitando la principale chiesa cattolica della città bavarese, la Frauenkirche, la chiesa di Nostra Signora, che si affaccia sulla piazza del mercato, eretta su un'antica sinagoga distrutta durante le ritorsioni del pogrom del 1349. Rappresenta il più alto e unitario esempio dell'architettura gotica in città. Osserviamo importanti gioielli artistici custoditi da secoli. L'altare maggiore della famiglia Tucker, il prezioso trittico, capolavoro della pittura norimberghese primitiva, realizzato da un maestro ignoto. Grande maestria artistica che segna il passaggio dalla pittura medievale a quella del Rinascimento. Ogni giorno alle 12 in punto si aziona il Carillon del 1509 con la sfilata delle statue di 7 principi elettori, tutti inchinati davanti all'imperatore. Nel 1525 diviene chiesa protestante con la Riforma, per poi nel 1810 ritornare ad essere cattolica. Un'altra attrattiva interessante di Norimberga è il Museo del Giocattolo, situato in Karlstrasse, fondato nel 1971. Nell'era industriale Norimberga diventa il punto nevralgico della produzione di giocattoli, considerato uno dei musei più conosciuti al mondo. Una collezione di circa 12.000 giocattoli, raccolti nei decenni dai curatori Lydia e Paul Bayer. Quest'oggi è arrivata a circa 87.000 esemplari, di cui solo circa il 5% visibili nel museo, focalizzandosi sullo sviluppo e evoluzione dei giocattoli negli ultimi 200 anni, raccontandone storie e curiosità. La maggior parte dei giocattoli è conservata nel deposito del museo, che può essere visualizzata sul sito web, fornendo una panoramica della storia culturale del giocattolo. Il biglietto d'ingresso è di circa 10 euro a persona, con audioguida in tutte le lingue, che vi accompagnerà in questa affascinante esplorazione e evoluzione senza limiti di età. Per darvi un'idea realistica della qualità di un giocattolo tedesco degli anni 50, vi mostriamo questo prototipo di nostra proprietà, ancora perfettamente funzionante, di un pavone automatizzato a corda meccanica, che ha la caratteristica di poter avanzare e muovere la coda autonomamente, proprio come un vero pavone, che continua a far divertire nonostante i suoi 75 anni, a conferma della qualità dei giocattoli made in Germany.
circa 600 metri dal Museo del Giocattolo troviamo un luogo iconico di Norimberga, la Henkerhaus, la casa del boia. Visitiamo la residenza ufficiale del più famoso boia della città, Franz Schmidt, apprendendo attraverso i suoi diari della sua vita e dei crimini del 1600. Il prezzo d'ingresso è di 2 euro a persona. Franz inizia fin da giovanissimo a seguire il padre Henrik nella sua attività. Fra il 1573 e il 1617 Franz Schmidt giustizia 361 persone condannate a morte mediante spada, impiccagione, ruota e squartamento, guadagnandosi la fama di boia più efficiente di Germania. La prima traccia di Franz Schmidt a Norimberga risale al 13 ottobre 1577, allorquando l'impiegato comunale annota che il giovane carnefice aveva svolto bene i suoi doveri. Le cronache riccamente illustrate riportano resoconti dei casi descritti nei diari di Schmidt, in cui elencava anche le 345 punizioni corporali e molte informazioni utili sulla storia criminale di Norimberga del 1600, comprese alcune grottesche vicende relative ai condannati. Nel 1580 Franz Schmidt ottenne che le donne condannate trovassero la morte non per annegamento, ma per decapitazione, una vera e propria riforma per una pratica penale più umana. Negli ultimi anni Schmidt ottenne dall'imperatore un documento che eliminava qualsiasi riferimento alla sua professione, elevandolo al rango di medico. Parliamo anche del fiume Pegnitz, importante nello sviluppo di Norimberga, quale forza trainante dell'economia della città, nella produzione di energia idrica, alimentando le ruote dei mulini. Per secoli è stato anche un mezzo per smaltire i rifiuti. Una conferma viene dalla finestra sul lato ovest della torre del boia, posta nel bagno di casa di Schmidt, che comunicava direttamente sul fiume. A sintetizzare Norimberga, una cartolina pubblicitaria risalente al 1800, nella quale si fondono la modernità con l'arrivo della ferrovia e la Norimberga medievale. Sabir are very nice. Yes, this is the Thai fresh. La puntata si conclude qui. L'esplorazione di Norimberga continua nel prossimo video. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto una differente prospettiva di questa città, invogliandovi a scoprirla di persona. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like
iscrivetevi se siete nuovi sul canale attivando la campanella delle notifiche e se vi va commentate per farci sapere la vostra opinione. Grazie per aver viaggiato con noi a Norimberga, a presto!